Allora, la prima cosa che io faccio come passaggio di colore sullo schiaccianoci è il giallo. Questo perché? Perché se io dovrò inserire il giallo quando prima ho messo il nero, quando il giallo va un po' sul nero crea questa patina semi-trasparente, un po' giallina, che lascia intravedere il nero e non mi piace assolutamente. Preferisco che la linea sia netta e quindi prima vado ad inserire il giallo, che purtroppo negli acrilici è sempre un colore veramente poco ma poco coprente, quindi le zone che ospiteranno il giallo dovranno essere delle zone pulite. Se io ho usato una matita un po' grassa, allora con una gomma pane sullo schiaccianoci andrò a togliere un po' di grafite dalle zone in cui ho lasciato troppo segno a matita, quindi farò in questo modo, passando un po' di gomma pane, in modo da ripulire un pochettino le zone dove la grafite la fa veramente da padrona, anche arrivando leggermente a cancellare, lasciando soltanto delle linee appena visibili. Questo ci aiuterà poi nel dipingere lo schiaccianoci in modo che non si intraveda comunque il segno della matita, perché sulla cementite il segno della matita rimane abbastanza, non si riesce a cancellarlo totalmente. Quindi ripuliamo un po' tutto ciò che deve contenere il giallo, perché così non lascia intravedere il segno della matita. Se poi ne rimane un po' non ha alcuna importanza. Ok, anche qui. E voilà, un bel passaggio di gomma a pane, ecco, soprattutto sulle spalline, perché solitamente sono gialle, qui deve essere il più perfetto possibile. Questo personaggio sarà rosso, bianco, giallo e nero. Li ho fatti anche blu, poi dopo ve li faccio vedere tutti insieme, gli schiaccianoci. Ok, allora partiamo con la colorazione del giallo. Io la parte del cappello qui la farò arancione perché mi piace di più che giallo. In realtà sarebbe stato bello avere l'oro per dipingerlo color oro, però purtroppo ad acrilico non ce l'ho, non ho voglia di comprare un barattolo che poi non uso per altre cose, e quindi prendo il mio arancione e comincio a dipingere l'arancione del capello, perché arancio e giallo hanno lo stesso problema sul nero, che se vengono applicati sopra il nero diventano semi-trasparenti, lasciano intravedere questo nero che non è mai bellissimo da vedere. Per dipingere servono dei pennelli con gli acrilici che abbiamo già strausato diverse volte, perché l'acrilico tende a rovinarlo un pochettino il pennello, quindi usiamo un qualcosa che abbiamo già strausato, che ha perso un po' la punta, diventa adatto per il nostro passaggio di colore ad acrilico. Gli acrilici hanno un altro difetto: quando li lasciamo molto fermi creano una sorta di olio, di sostanza galleggiante, quindi andiamo a pescare il colore dove non c'è questa sostanza, e se è troppa facciamola scolare in qualche contenitore in modo che ci togliamo un po' di questo materiale liquido un po' strano che è presente all'interno del barattolo. Giallo e arancio cerco sempre di usarli il più puri possibile senza diluirli, altrimenti non sono assolutamente coprenti. Quindi a pennello asciutto vado direttamente sull'acrilico e faccio il mio passaggio per decorare questi triangoli color arancio, perché vedete che adesso non so se si vede, ma non sono veramente coprenti come dicono gli acrilici, quindi bisognerebbe fare in realtà due mani. Asciugando scurisce leggermente. Io se però vedo che non riesce a coprire molto l'acrilico e il giallo, solitamente metto una puntina di bianco, così lo si rende un po' più coprente, però si cambia la tonalità. Quindi facciamo così, vado giù perché qui c'è la visiera.
Quello che hanno di buono gli acrilici sono i tempi di asciugatura, perché io adesso dipingo questo triangolo, quando ho fatto tutto il giro attorno questo triangolo è già quasi asciutto. Quindi i tempi di asciugatura sono micidiali negli acrilici, veramente spettacolari in questo punto di vista. Quindi vado a dipingere per bene il mio triangolo arancione, ok, e procedo poi con l'altro. Se per caso capita che esco fuori leggermente per qualche motivo, perché che ne so, il gatto mi è saltato addosso, quindi vuole salire in braccio, quindi mi fa andare fuori col pennello, nessun problema, perché dopo passerò il nero, quindi col nero riuscirò a correggere, perché il nero forse è il colore più coprente in assoluto degli acrilici. Quindi vado avanti a colorare il mio cappellino e ci vediamo dopo. Eccoci, ho dipinto i vari triangoli del cappello, adesso li lascerò asciugare per bene tutti quanti. Nel frattempo mi sono portato un pochettino avanti facendo anche le spalline arancioni e il bottone che tiene la visiera del cappello. Adesso quello che devo fare è dipingere tutte le zone che saranno gialle, ovvero la parte della fine della giacca, le strisce della giacca stessa e le decorazioni che ho fatto sugli stivali. Quindi metto in piedi il mio schiaccianoci, prendo il giallo, quando usiamo un colore poi dopo lo sciacquiamo nell'acqua, non lasciamo i pennelli immersi nel barattolo perché tendono a depositarsi sul fondo le setole, il pennello tende ad andare giù in fondo e quindi le setole rimangono poi piegate e rimangono poi storte, quindi peggioriamo di più la condizione del nostro pennello, che già lo stiamo usando con gli acrilici proprio perché è un po' vecchiotto. Quindi adesso partirò col giallo, anche qui cercherò di asciugare il più possibile il mio pennello perché il giallo non è assolutamente un colore coprente, e andrò a dipingere le parti appunto delle stringhe della giacca, arrivando fino alla barba in questo modo, vedete? L'acrilico anche si deposita sul pennello, adesso non so se dipende dal pennello o meno, in maniera un po' diversa dalle acquerelle ad esempio. Cioè, avete capito che gli acrilici non sono proprio il colore i colori che io apprezzo di più, anzi tutt'altro. Mi piace usarli perché sono versatili, si possono usare su qualunque superficie, ma la resa sul pennello eccetera e l'asciugatura talmente veloce li rende dei colori che ho amato per un periodo, ma alla fine quando ho scoperto gli acquerelli li ho praticamente accantonati perché li trovo abbastanza difficili, anche un po' da usare. Quindi la fibbia, e poi andiamo giù con le due striscette della fine della giacca, voilà. Ok, abbiamo ancora le due decorazioni sugli stivali. Quindi faccio asciugare già queste parti e ci vediamo dopo. Colore asciutto, adesso possiamo dipingere queste parti nere del cappello del nostro scaccianoci. Prendo il nero, il colore più coprente in assoluto, e il nero devo diluirlo leggermente con l'acqua.
per due motivi. Il primo è che questo nero qui è conservato dentro questo barattolo già da qualche anno e quindi si è leggermente indurito, ma veramente poco, quindi devo comunque diluirlo per ammorbidirlo. E anche perché gli acrilici, se non vengono diluiti, non si stendono facilmente sulla superficie ruvida, quindi hanno bisogno di un po' di acqua per essere un po' più fluidi. Quindi giro il mio schiaccianoci per avere una posizione più comoda. Vado a prendermi un po' di acqua, poi dopo cambierò quella del barattolo perché comincia già ad essere, diventerà poi molto più scura e più sporca. Quindi vado a diluire per bene il mio colore nero e in questo caso dovrò usare due pennelli, vi spiego perché. Perché con quello grande, con questo qui grandino, faccio le superfici più ampie, con quello più fine entrerò per fare proprio la punta del triangolo. Quindi vado a mettere un po' di colore e cercherò di essere un po' il più preciso possibile, logicamente senza impazzire, cercando di arrivare fino all'arancione, in questo modo, ok. Cercando di fare delle linee che siano dritte, poi dopo vado a colorare tutto il resto, anche qui nell'altra parte. Adesso per me è un po' più difficoltoso perché cerco di fare le cose in modo da farvele vedere e quindi devo lavorare un po' in funzione di dove è posizionata la telecamera. Vado su, non diluitelo troppo il nero, altrimenti anche lui poi non diventa più coprente. E mentre ci sono faccio che farmi anche questa parte qui, in modo da creare una bella punta al mio triangolino arancione. Voilà, prendo un bel po' di nero e vado a colorarmi tutta questa ampia zona, compreso anche il cartoncino del disco di cartone che ho applicato in superficie. Col pennello piccolino fine, vi spiegavo prima, io cosa faccio? Lo prendo, lo bagno un po' perché avrà la punta un po' dura, avendola usata ieri per altri acrilici. Andrò a dipingermi proprio la punta nera all'interno dei due triangoli arancioni, in questo modo. Ok, perché se vado con quello grande rischio che si fa un po' una punta un po' arrotondata, non sta bene. Farò la stessa cosa qui, anche se qui non ho creato una gran punta, diciamo, tra i due triangoli arancioni. Vedete, non li ho fatti comunicare i due triangoli arancioni qui, quindi faccio comunque la mia punta in questo modo. Poi sciacquo, pulisco, lo lascio al momento qui, vado a togliere un po' di colore in eccesso da questo e continuo con il mio lavoro di nero su arancione. Ok, fatto questo, dipinto il cappellino, guardate che bello, con questi triangoli arancioni e neri. Vado a dipingere anche questa parte in superficie perché sarà nera, volendo possiamo inserire un disegno, un qualcosa qui. Io stavo pensando, ma non so se lo farò, ho comprato della cera lacca per fare un timbro con il mio cognome in modo che si vede che è un regalo fatto da me, ma non so se lo farò. Per adesso vado a dipingere semplicemente la parte in alto del cappello, poi deciderò più avanti che cosa fare. Quindi con il nero, sempre non carichissimo, non proprio carico il pennello, ma appena carico di colore vado sul margine, perché se io il pennello bello carico e faccio questo lavoro qua si forma una goccia che andrà giù. Quindi attenzione a non caricare troppo il pennello, prima distribuiamolo nelle vicinanze e poi andiamo sul bordo. Il nero ci servirà anche poi per altre cose, come le pupille, alcune zone per mettere in rilievo le stringhe della giacca, eccetera.
Dopo andremo a fare questa stringa, questa parte qua dove c'è la visiera, così vi faccio vedere la zona bianca che rimane, e così il cappello è completato. Quindi aggiungo del nero, aggiungo dell'acqua, diluisco, perché dovrò usare sia quello piccolo come pennello che quello grande, cercando di fare questa striscia abbastanza omogenea, e in più c'è da dettagliare appunto la visiera. Io la visiera la farò col pennellino piccolo, mentre il resto lo farò con questo pennello grande. Quindi ho caricato per bene il mio pennello e vado avanti cercando di fare questa riga nera, questa parte nera che percorre il retro del cappello. In questo modo. Quando arrivo in zone in cui ho dei dettagli, mi fermo, sciacquo bene il mio pennello, non lo lascio nel barattolo ma lo tiro fuori e lo metto sullo Scottex. Andrò a usare il mio pennellino piccolo appunto per questi dettagli che richiedono un po' di precisione. Quindi io ho colorato d'arancione anche il bottone che tiene la visiera e quindi automaticamente lascerò in vista il bottoncino. Tolgo un po' di colore dal pennellino perché qua mi serve. Io qui ad esempio ho fatto un piccolo errore che è stato quello di non far unire i due triangoli, ma va bene così, dai. Facciamo in questo modo. Poi qui c'è la visiera, quindi quello che vi dicevo prima per distinguere la visiera è lasciare appunto una zona bianca. Adesso farò la visiera che va su di qua, così. Scende giù e va fino al bottoncino. Ok, e lascerò una riga bianca per staccare appunto la visiera dallo sfondo nero, che è questa, vedete? Che non è pitturata bianca, lascio esclusivamente una piccola linea bianca che è il bianco della cementite. Per quello vi dicevo che è importante poi togliere un po' di grafite dal bianco, perché così possiamo lasciare delle righe bianche che si vedono per bene. Nello stesso tempo vado a colorare dritta, come posso, la visiera del mio schiaccianoci. Qui sarà molto importante farla asciugare la visiera, perché poi dopo ci sarà da colorare la faccia color carne e non deve esserci nulla di nero che possa mescolarsi al colore, altrimenti scurisce tutto, rimane tutto macchiato e il risultato non è così bello. Ok, e poi vado a finirmi la mia parte del cappello che è nera, compreso anche l'altro bottoncino che tiene la visiera. Cercate di semplificare il tutto, non state a impazzire, particolari, qua ci faccio questo, lì non sono salito bene, devo fare. Cercate di fare le cose anche in maniera spontanea, lasciatevi proprio andare al colore, a come vengono le cose, al limite un po' di correzioni si possono fare. Cercate di rendervi un po' la vita facile con le colorazioni. Voilà, il cappello è fatto dello schiaccianoci. Adesso asciugatura assolutamente di questo particolare, però noi cosa possiamo fare? Possiamo dipingere gli stivali che sono neri, quindi facendo attenzione a non appoggiare questo sul supporto perché lo macchierebbe, possiamo mettere un coperchietto ad esempio del nero, tanto ci serve ancora,
in questo modo e andiamo a dipingere i nostri stivali. Io parto subito dalla decorazione perché è una zona di dettaglio, quindi pennello fine e vado a colorarmi di nero tutto il contorno di questa decorazione degli stivali, in modo da lasciarla ben visibile, perché con un pennello grande non si potrebbe fare non si potrebbe dipingere un dettaglio di questo tipo, perché ci sono diverse rientranze appuntite che hanno necessità e richiedono di richiedere appunto un pennello fine. Vado. Adesso vi faccio vedere come fare i piedi dello schiaccianoci con i suoi stivali. Vedete che qui ho lasciato questa zona con quest'arco. Io cosa faccio? Prendo il pennello fine e vado a fare la stessa cosa che ho fatto per la visiera, lascio un margine bianco, qui chiudo in questo modo, in modo da descrivere il fatto che davanti c'è la punta del piede che viene verso di noi. E voilà, e questo è il piede del nostro schiaccianoci. Semplicissimo veramente. E voilà, e anche gli stivali dello schiaccianoci sono dipinti. Ad asciugatura quasi ultimata degli stivali e del nero del cappello, io andrei a dipingere già la giacca di rosso, quindi ho preso un rosso, diluisco con un po' di acqua, io rifaccio la stessa cosa che ho fatto per il cappello, quindi vado a pulirmi per bene i pennelli, perché userò sia quello fine che quello grande. Quindi quello fine lo uso per entrare nei dettagli. Qui ci sono queste stringhe della giacca, quindi hanno bisogno di dettaglio e io lo posso trovare utilizzando un pennello che sia adatto per questo tipo di passaggio. Quindi col pennellino piccolo vado a dipingere proprio in mezzo a queste parti della giacca del nostro schiaccianoci con giacca rossa. Ogni tanto mi vedrete un po' tremare, ma a parte l'età questa è una stanza dove io dipingo, dove ho lo studio che rimane sopra il salotto, quindi non è una stanza riscaldata, quindi prende un po' di calore che sale su delle scale e un po' di calore di quello che arriva dalla camera da letto. La nostra è una casa molto piccola e vi posso assicurare che negli inverni particolarmente freddi qua devo aggiungere una stufetta perché c'è il gelo in questa stanza. Però questo mi permette di, ad esempio con gli acquerelli o anche con gli acrilici, di far sì che il colore non asciuga subito, perché se fossi adesso davanti ad una stufa il colore mano a mano che lo metto si asciuga e questo sarebbe una cosa non tanto buona, perché per i passaggi di colore è bene che il colore per un po' rimanga umido. Quindi vado a dipingere per bene questa zona qui che richiede dei dettagli. Perfetto, praticamente l'ho fatta tutta col pennellino piccolo, ma conviene perché si è un po' più precisi, dai, ti va bene così. E vado a dipingere anche l'altra. Dipinta anche l'altra parte della giacca con i suoi dettagli, adesso vado a dipingere la parte basale sotto la cintura. Ricordiamoci che il personaggio è così, giacca, cinturina, e poi c'è il sotto della giacca con lo stesso colore rosso della giacca. Qui poi sotto farò delle piccole linee nere per rendere tridimensionale un pochettino queste stringhe gialle, come se fosse un qualcosa di sovrapposto sopra la giacca. Comunque
quello ne parleremo dopo. Adesso andiamo a dipingere queste due zone e di rosso anche tutta la parte dietro della sua giacca. Dipinta la giacca dello schiaccianoci, vedete, io sono andato anche dietro, abbiamo la parte davanti con le stringhe. Adesso allargo un pochettino la mia figura, adesso non so se si riesce a vedere, vedete che le stringhe, qui anche altri particolari che io non ho fatto, la cintura, comunque la giacca rossa, la parte davanti, lo stacco delle braccia, le braccia verranno colorate con un bordeaux oppure con un color mattone, magari per distinguerle. Ho notato che vengono molto bene comunque le braccia di un colore leggermente più chiaro o più scuro. Dietro invece ho proseguito con la pittura della sua giacca. Questa è la parte dei capelli da dietro, qui i capelli scendono giù, vedete che adesso si riesce a capire bene. Quello che rimane qui da fare è il viso del personaggio, la bocca che avrà le gengive in vista con i denti. Siccome la giacca è rossa, le gengive dovrò farle di un colore un po' più scuro per staccarle comunque dal rosso della giacca. La barba, baffi, occhi e tutto il resto, le mani, le braccia, le gambe sono bianche, quindi quello che poi dovrò andare a colorare, oltre a queste cose, sarà la parte dietro delle gambe, che sarà fatto con un colore neutro. Io ultimamente sto usando un verde militare diluito con un po' di bianco per creare un colore che non ha niente a che vedere con tutto il resto, quindi si stacca e lascia un po' le gambe del personaggio tridimensionali, diciamo, che vengono un po' avanti verso l'osservatore. Questa parte è perfetta così, ha delle piccole imperfezioni ma va bene perché è un qualcosa creato a mano, quindi ci sta anche un po' di parte personale che viene inserita nel personaggio, nella pittura, nel regalo che voglio fare, e quindi queste piccole imperfezioni sapranno che questo è stato regalato da Giuseppe, perché io non sono una persona perfetta e non ci tengo assolutamente ad esserlo, soprattutto quando mi sto divertendo, quindi lascio che tutto sia anche abbastanza spontaneo. La parte qui delle maniche verrà lasciata un po' bianco, come anche tutta la sua cintura sarà bianca, anche se io la farei però nera perché stacca un po', quindi probabilmente cambierò il colore magari della cintura. Comunque tutta questa parte di colorazione di faccia, braccia e retro delle gambe e anche capelli sarà fatta poi nel prossimo video che faccio, in modo da staccare un po' i video e non fare un video veramente troppo lungo, perché i video dedicati alla pittura comunque richiedono un certo tempo per spiegare i passaggi, quindi non si può accorciare il tutto in maniera molto veloce, altrimenti non si capirebbe bene il tipo di passaggio tra un colore e l'altro, eccetera, soprattutto se non stiamo dipingendo davanti a un foglio, ma è un tubo in cui tutto è circolare, quindi bisogna cercare di creare un qualcosa che sia anche un po' tridimensionale. Quindi ci vediamo al prossimo video dedicato allo schiaccianoci, in cui lo finiremo e una volta finito poi ve lo presenterò insieme agli altri 4 personaggi che ho già fatto e che devo dire sono venuti veramente molto bene, sono molto simpatici e spero che siano un regalo apprezzato. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino, però qui in studio. Ciao ciao!